Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi vi porto un racconto lungo, intenso e pieno di colpi di scena sulla vita di Gökberk Demirci, un attore che ha attraversato la gloria, la perdita e la lotta per rinascere senza mai abbandonare la passione per la recitazione. Preparatevi, perché in questa storia troverete speranza, dolore, determinazione e qualche retroscena inedito che i media hanno solo sfiorato. 1. Le origini, un sogno nato tra i banchi di scuola. Gökberk cresce nella periferia anatolica di Izmit, in una famiglia di modeste possibilità ma ricca di affetto. Il padre, operaio in una fabbrica di acciaio, trascina il figlio a teatro la domenica pomeriggio, convinto che le storie raccontate sul palco possano fargli sognare un futuro diverso. La madre lavora come sarta e cuce per lui costumi improvvisati quando, a 12 anni, entra nella compagnia amatoriale del quartiere, dove interpreta Arlecchino in una rivisitazione locale della commedia dell'arte. È lì che scopre il potere di catturare un pubblico. Durante l'adolescenza partecipa a laboratori estivi, vende panini allo stadio per pagarsi i corsi di dizione e si diploma con voti appena sufficienti. La testa è già a Istanbul, dove frequenterà un'accademia di recitazione serale pur di lavorare di giorno come cameriere. Racconta in un'intervista del 2018, non avevo denaro, ma avevo un abbonamento mensile alla metro e la convinzione di farcela. 2. I primi passi sul set, comparse, pubblicità e rifiuti. Tra il 2012 e il 2015 lo vediamo in ruoli lampo, un infermiere, un poliziotto, un barista. Sui social nascono le prime fanpage ironiche che collezionano screenshot delle sue apparizioni flash. Lui ride, le condivide, risponde ai follower con lunghi messaggi motivazionali. Nel 2016 arriva la chance di un personaggio ricorrente in una serie poliziesca da seconda serata, ma gli ascolti crollano e l'emittente la cancella dopo 6 episodi. Gökberk torna ai provini e firma spot per biscotti dietetici e un'auto ibrida. Con i guadagni salda i debiti di formazione e affitta un monolocale di 30 metri quadrati nella parte asiatica di Istanbul. 3. Esplosione di popolarità, Yemin e l'amore con Özge Yaz. Il 2019 segna la svolta. Yemin, la promessa, lo mette al centro di un melodramma quotidiano seguitissimo. Il personaggio di Emir lo consacra, fan club internazionali, convention a Madrid, contratti pubblicitari in Medio Oriente. Sul set conosce Özge Yaz, la coprotagonista che interpreta Reyhan. Le voci di un flirt diventano ufficiali quando la coppia viene fotografata mano nella mano fuori da un ristorante di Üsküdar. In un video amatoriale i due ballano sulle note di Ben Seni Sevdumi a una festa di fine riprese. La clip supera in 3 giorni il 1.000.000 di visualizzazioni. 4. Il 2020 nero, l'incidente di Berkay Demirci. Nel pieno del successo, la tragedia. Il 7 giugno 2020 il fratello minore Berkay decide di fare un giro in moto con l'amico Soner Bas. Nessuno dei due indossa il casco. Alle 23:18 l'ambulanza arriva sul luogo dello schianto. Soner riporta solo escoriazioni, Berkay invece ha un trauma cranico esteso. Gökberk è sul set, riceve la telefonata, sviene, viene soccorso dai macchinisti. Corre in ospedale ma il fratello muore all'alba. Le immagini del funerale, con l'attore distrutto che regge la foto di Berkay, aprono tutti i telegiornali turchi. Da quel momento inizia la discesa. 5. Lo stop alle riprese, la crisi di ascolti e l'uscita di scena. Le puntate di Yemin in cui Emir appare apatico e assente corrispondono ai giorni di lutto. La produzione sospende per 2 settimane, ma gli sponsor spingono per riprendere. Gökberk regge finché può, poi crolla, chiede la rescissione, abbandona il progetto. Gli ascolti calano del 28%, l'emittente anticipa il finale di stagione. Özge Yaz accetta un ruolo da protagonista in una sitcom romantica d'autore e la loro relazione, già scossa dal dolore, si incrina. A dicembre annunciano la rottura con comunicati distinti ma dai toni rispettosi. 6. Catena di lutti, madre malata, nonna in coma. Tra 2021 e 2022 la madre di Gökberk affronta un'insufficienza renale cronica, ricoveri, dialisi, complicazioni. L'attore si trasferisce temporaneamente in ospedale, dormendo su una poltrona reclinabile. Scrive su Instagram: "Ho recitato la morte tante volte.
Ora la guardo da corridoi sterili. La madre muore a settembre 2022. 3 mesi dopo se ne va anche la nonna materna. In un tweet che fa il giro del web, l'attore scrive: "È come sfilare un calzino punto dopo punto. Ti ritrovi scalzo, non sai quando è iniziato." 7. Il baratro, depressione, insonnia e tentazione di abbandonare la recitazione. Fonti interne parlano di attacchi d'ansia, sogni ricorrenti, isolamento. L'attore rifiuta 2 film storici e uno spot milionario con un brand di abbigliamento. Ammette di non poter sostenere un set di 12 a 14 ore. "Se la sofferenza diventa il mio unico copione, smetterò di recitare." Inizia terapia cognitivo-comportamentale e un percorso farmacologico leggero. Condivide letture su elaborazione del lutto, da Elizabeth Kubler-Ross a Joan Didion, e riceve migliaia di messaggi di solidarietà. 8. La rinascita attraverso il teatro, il figlio di Florian Zeller. Nel 2023 il regista di prosa Serat Celik gli propone il ruolo di Nicholas Ne, il figlio, dramma che affronta depressione adolescenziale e fratture familiari. Gökberk accetta, le prove lo costringono a rivivere il dolore ma diventano anche catarsi. Debutta a Istanbul, biglietti esauriti in 48 ore. La stampa lo definisce commovente, vulnerabile, autentico. Al termine di ogni replica ringrazia il pubblico con un inchino e un cenno al cielo, dedicando lo spettacolo ai suoi cari scomparsi. 9. Il rapporto con il padre, l'ultimo legame. Oggi l'unico familiare rimasto è il padre, cardiopatico lieve. Vivono nello stesso complesso residenziale. L'attore ha comprato un mini appartamento accanto al suo per stargli vicino. Pubblica spesso foto delle loro passeggiate all'alba sul Bosforo. In un'intervista radiofonica dice: "Devo a lui la forza di non arrendermi. Ogni mio applauso è anche suo." Il padre, riservatissimo, compare solo in una storia Instagram in cui sorride stringendo la locandina dello spettacolo teatrale del figlio. 10. Progetti futuri e la lezione di resilienza. Tra gennaio e marzo 2024 gli arrivano copioni da piattaforme globali, un thriller psicologico e una miniserie fantasy. Gökberk prende tempo, chiede clausole di flessibilità per tutelare la salute mentale. Nel frattempo, tiene workshop gratuiti di recitazione per studenti di scuole periferiche, definendoli "il mio modo di restituire ciò che il teatro mi ha dato." Dona parte dei proventi a un'associazione che promuove l'uso del casco in moto, in memoria di Berkay. 11. Conclusione, fragilità, coraggio e una nuova voce. La parabola di Gökberk Demirci dimostra che il successo non immunizza dalla perdita, ma la passione può diventare cura. Dal red carpet ai reparti di terapia intensiva, dai set televisivi alle tavole del palcoscenico, l'attore ha attraversato una tempesta personale senza smettere di cercare la sua voce. Oggi non sappiamo se tornerà alle serie mainstream o resterà fedele al teatro intimista, ma sappiamo che ogni sua scelta sarà dettata dalla volontà di raccontare verità profonde, anche quando fanno male. Grazie per aver seguito questo lungo viaggio. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un commento. Secondo voi qual è la strada giusta per Gökberk, un ritorno in TV o la quiete del palcoscenico? A presto con nuovi approfondimenti sul dietro le quinte delle star.